Puntata di oggi inizia qua, da questo importantissimo centro ittico dell'Unione Pesca. Andremo ad incontrare Camillo e tutti i suoi collaboratori che ci faranno vedere questo importante allevamento che riempie queste zone di salmonidi della Valtellina e della Valchiavenna. Ora colui ci accompagnerà poi domani nella battuta di pesca Umani Mauro, che andremo a caccia di nativi che nascono in questo bellissimo allevamento e chissà, magari se siamo fortunati, di una qualche marmorata che anche lei nasce in questo allevamento. Siamo con Camillo Pasini, se ci spieghi 4 cose di come funziona un allevamento di questo tipo. Siamo stati fortunati perché oggi rientriamo proprio adesso da una campagna di spremitura sul territorio. Questo è l'obiettivo di Unione Pesca, è di mantenere le popolazioni ittiche nei nostri torrenti, nei nostri corsi d'acqua e nei nostri laghi, per poter aiutare la natura a incrementare e migliorare la qualità del nostro pesce. Allora, ho visto che bene o male siete organizzati tipo fattoria didattica, quindi qualcosa legato un po' ai giovani. Nell'evoluzione ci siamo accorti che dobbiamo lavorare nel futuro, cioè coinvolgere il più possibile le nostre basi, i nostri giovani, partendo già dalle scuole primarie, quindi asilo, scuole elementari, tutti i centri di raccolta, i GREST, le parrocchie che vogliono venire a visitarci per farci conoscere. Per far questo io e Mauro, che conoscerete domani, abbiamo frequentato dei corsi di specializzazione FIPSAS di formazione e abbiamo ottenuto il brevetto di istruttori federali sia di primo livello che di secondo livello, ma in particolare anche quello che ci consente di formare le persone con disabilità per avvicinarle alla pesca. Il nostro obiettivo è racchiuso in un progetto lanciato da Unione Pesca quest'anno che si chiama Progetto Acquaviva e avrà almeno una ventina di appuntamenti già fissati in calendario, ma qua, come Samolaco, nel centro di Samolaco a Chiavenna, tutte le settimane 2 o 3 realtà scolastiche o vicine a questo mondo vengono a visitarci. Bene, non ci rimane che ringraziarvi. Ora raggiungiamo Mauro per vedere cosa facciamo. Perfetto, grazie e buon lavoro. Ciao. Ok, siamo arrivati a destinazione di oggi, siamo a Sondolo, siamo sempre in Valtellina, accompagnati da non si può venire in Valtellina se non si passa a trovare Mauro Bagiolo. Grazie. Mauro Bagiolo è un riferimento per la Valtellina, per la tutela delle acque, per un sacco di attività organizzate sul fiume. Ieri eravamo col tuo compagno Camillo che ci ha raccontato un po' delle tue nuove avventure del progetto Acquaviva o di altri progetti che avete in serbatoio per permettere a tutti di poter venire a pescare. Oggi però siamo con te e veniamo noi a pescare con te. Certo. Oggi peschiamo in un bel tratto di fiume Adda in Alta Valle. In una precedente puntata siamo stati qua nel Basso Adda, quindi in fiume molto largo, quindi in grande portata d'acqua con pesci importanti. Oggi siamo in un tratto abbastanza a monte, quindi il fiume quindi secondo me è più stretto, giusto? Qui l'Adda è proprio torrentizia, siamo okay. A Monte di Tirano, quindi l'Adda comincia a diventare un torrentone. Ok. Caratterizzato da raschi, buche, briglie, quindi ci sarà comunque, spero, da divertirsi. Certo. I pesci sono belli, sono quelli che noi alleviamo al centro ittico, ci sono tanti pesci stanziali. Niente, arriviamo sul Abbiamo fiume. visto il centro ittico ieri, che abbiamo fatto la presentazione, l'inizio della nostra puntata di oggi, e quindi ora andiamo a pescare, perché è ora di andare a pescare. Anche perché conviene muoverci oggi, perché visto il meteo, che ci sono queste nuvole che corrono, conviene correre. Purtroppo il meteo non ci sta aiutando, sta arrivando una perturbazione, ma chissà che magari i pesci sono anche un pochino più eccitati, attivi, meno smaliziati. Esatto. Andiamo. Rispetto a ieri l'acqua purtroppo si è alzata e anche leggermente intorbidita. Speriamo che le condizioni ci siano ancora per fare una buona pescata. Adesso sì, infatti probabilmente ha piovuto a monte, qualcosa del genere. Deve aver sicuramente piovuto in alta valle, poi c'è un ghiacciaio che trasporta tanto limo. Okay. E questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici, certo, che anche qua si stanno facendo sentire. Certo, immagino. Allora ero partito con 5 grammi, ma guardando quanto gira l'acqua bisogna che immediatamente aumento il peso. Facciamo altre 2 girate in acqua più lenta, ma
Ero già venuto qua un paio di anni fa che c'era una gara a coppie, però si girava nel letto del fiume perché era proprio torrentizio, a differenza di adesso che c'è un sacco d'acqua, quindi tutta la zona dove camminavi a piedi ora è allagata. E con questa condizione direi di pescare a rotante, o avevo un rotante leggermente troppo pesante, mettiamo questa misura qua da 5 grammi, sono sicuro che riesco a stare comunque in pesca senza arrivare troppo sul fondo, perché qui l'acqua non è poi particolarmente profonda. Sto pescando monoamo, questa è una riserva di zona D dove è consentito l'utilizzo di artificiali monoamo, ovviamente tutto no kill. In questo caso sto utilizzando un rotante Rapture montato con il assist hook, che sono perfetti per questo tipo di pesca. Provo ad andare un pochino più pesante perché in questo giro d'acqua è molto tumultuoso, ne ho viste già due che hanno tentato di inseguire l'artificiale. Provo a crescere un pochino di peso per cercare di rimanere in pesca anche in mezzo a questa acqua più turbolenta. Adesso proviamo. Questa è grossa, È un bel pesce. Grande Mauro. Ce la fai? Sì. Ci sta? Al pelo, non ci sta. Presa. Vai. Stiamo pescando in condizioni non facili, perché non sono condizioni facili. C'è una portata d'acqua importante, non si riesce a stare in pesca, ma guardate che pesce ha fatto Mauro. Nell'altra puntata abbiamo iniziato a chiamare questi i mostri della Valtellina, perché esatto, questi sono veramente dei pesci importanti. Questo è uno dei pesci che popola le nostre acque, Ok? è veramente una bella trota. In realtà ha avuto 2 volte un inseguimento, ma non sono sicuro che era questa, perché in realtà l'ho presa in un punto leggermente diverso. Io addirittura un ondulante a 10 grammi faccio fatica, però è l'unico con cui io una l'ho slamata, l'ho persa. Mauro invece questo è riuscito a portarla a guadino utilizzando un ibrido tra un minnow di piombo e un rotante, un artificiale della Rapture, assist native, perché questo evita la slamatura quando questi pesci importanti fanno l'otto, e questo pescione siamo riusciti a metterlo a guadino. È riuscito Mauro a portarlo a guadino abilmente. Ho dovuto pesantire in realtà perché prima stavo utilizzando un artificiale uguale ma molto più leggero e non riuscivo a stare in pesca. Non riuscivo a stare in pesca, devo portare via la corrente. Certo. Quella buca è parecchio tumultuosa, c'è tanta schiuma e quindi ho dovuto pesantirmi, e questo è il risultato, insomma. Bene. Il segreto di quest'esca è come Mauro lo fa lavorare in acqua, perché se non è abilmente manovrato
fila via con la corrente come un altro artificiale. Quindi questo è il Crazy Minnow, il più pesante 14 grammi, quindi che gli permette di stare a contatto sul fondo. Ma come lo fai lavorare in acqua, Mauro? Allora, questo riesco a farlo da lavorare nel momento in cui tocca l'acqua, la paletta gira immediatamente. Il vantaggio anche di avere la girellina direttamente sul corpo mi evita di dover mettere i moschettoni con girella, il filo non si attorciglia mai. L'ho montato in realtà con questo assist hook e non con il suo amo, presente nella confezione, per avere un amo più grosso e quindi affrontare anche pesci importanti come quelli che sono in questa riserva. Calcoliamo che questi pesci un amo di filo più sottile addirittura rischiano di addrizzarlo. Quindi la caratteristica di questo è di avere un cavaliere che permette alla paletta di entrare subito in rotazione, quindi anche in poco spazio dove magari c'è una morta, una rallente al corrente, fa lavorare artificiale. E come diceva Mauro, la girella già montata sul suo asse, in modo che così scarica direttamente a torsione sulla girella e non sul filo. Allora ce n'è una, è presente il buco là della morta? C'è. Io lancio dentro il buco, appena vengo via, mi dà una botta. Poi una era lì di fianco che l'ho slamata lì. Pelando sicuramente la parte più profonda della buca è proprio quella là. Sì, no? sì, ed è là dentro, Proviamo. bravo, venendo via così era lì. Mi ha dato... Eccola. Hai visto? Ti ho Adesso detto che vediamo, c'era lì, la trascinerà fuori dalla buca, esatto, vediamo un po'. Eccola ancora. Bella, sai che forse È un riusciamo a pesce domarla. molto grosso. Eccola qua, bel pezzo anche questo, Sono qua. Ti sta? Presa. Comunque sia un bel pesce, vediamo un po'. Poi può anche darsi che ce ne sia anche un'altra. Ce ne sono qui, tendenzialmente tentano a risalire e mettersi nelle più buche un piccoli di pochino quelli più di prima, profonde. ma parliamo sempre di un bellissimo pesce. Sì, Un pesce che bellissimo. passa i 40 cm, quindi eccola, tornata libera. Allora Mauro, ricordiamo che questo è un tratto che chiunque può venire a pescare. Siamo nel centro di Sondalo, quindi nell'abitato, quindi direi quasi un state fishing alla trota, perché come vedete attorno ci sono le abitazioni. E come funziona per poter venire a pescare qua? Allora, per venire qui basta un permesso giornaliero, costa 30 euro, è un permesso no kill che permette di pescare in realtà non solamente in questa riserva ma in tutte le acque della provincia di Sondrio, con il permesso no kill che viene rilasciato già a partire dall'apertura, quindi la prima domenica di marzo si può pescare in tutte le acque di categoria B, C, D oppure in quelle a regolamentazione normale. Certo. In questo caso è una zona no kill con gli artificiali per cui dobbiamo rilasciare il pesce. Presumo che ci siano un sacco di punti vendita dove poter acquistare questi permessi. Abbiamo circa... Oppure penso, come ci dicevano nell'altra puntata, l'app di Hooking. Assolutamente. Comodamente a casa uno può fare il permesso sull'app di Hooking, che è il permesso giornaliero piuttosto che il permesso annuale. Certo. Oppure ci sono 40 punti vendita sparsi su tutta la provincia della Lombardia. Basta consultare il sito di Unione Pesca e si trova tutto. Ora Mauro, se non ti dispiace, visto che siamo 2-0 per te, quindi vado a vedere di fare il 2-1. Mi sembra ovvio. Secondo me in quella briglia ci sono ancora pesci da pungere. Bene, bene, vado. Allora, la canna che sto utilizzando oggi, ecco, pesce! Grande Marco! Oh, mamma! Madonna, vieni qua, Altro bel vieni pesce. qua, non andare in corrente, vieni qua. Via, via. Dov'è? Dov'è che non la vedo? No, va giù, va giù, va giù. È addirittura scesa ancora, Dov'è? C'hanno una forza queste trote, eccola là dietro il sasso. Il problema oggi è anche la corrente che sicuramente non ci aiuta. Grande Mauro, grande, grande. Altro bel pezzo. Altro pesce importantissimo. Stai pescando con l'ondulante, Marco? Ondulante, Niji Spoon, 10 grammi per stare sul fondo e poi abbiamo poco spazio per poterlo far lavorare, ma come abbiamo visto prima con la tua sono in quella zona morta, c'è un qualche altro pesce. Altro pesce bellissimo. Probabilmente il colore dell'acqua. E Certo. se hai notato è freddissima, È si era freddissima. freddata questa notte, Certo. sono andate a cercare i punti più profondi Certo. e lì si sono posizionate. La colorazione dell'ondulante, visto con pelo velata, gold nella parte posteriore, arancione, con un monoamo. Un monoamo, come diceva naturalmente Mauro prima, con un filo abbastanza grosso perché questi pesci hanno una bocca veramente importante. Mi piacerebbe farvi sentire i denti che hanno questi pesci, ok? E quindi un amo robusto per evitare che queste trote ce lo aprano, anche perché dobbiamo vincere la loro forza che tirano, ma la forza anche la corrente. Come avete visto non è facile far correre giù e in questo caso essere in due ci si aiuta.
qui è veramente impetuosa e c'è un rigiro d'acqua molto potente. In realtà prima col rotante più leggero e non riuscivo a star giù, lì sullo smazzare della corrente 2 volte è salito un pesce veramente importante. Secondo me dobbiamo stare su questo sasso e cercare di mantenerlo il più possibile in pesca lì. In pesca lì. Ok, ok. Bene, dai. Ogni tanto sale con la coda. La vedi venire su? Sì, sì. La canna che sto utilizzando oggi è un top di gamma per la stagione 2025 di Rapture. Black Ross, una canna veramente importante con rifiniture da paura. Quindi una canna iper performante per predatori importanti, e quindi ho deciso di portarla oggi proprio perché sono dei pesci strepitosi. In questo caso è la 7 piedi e 6, quindi la più leggera di questa famiglia di canne. Una canna che anche qua in Torrente si sta comportando molto bene, anche perché è leggerissima, manico touch, un blank sottilissimo, e il combattimento con questo pesce, come avete visto, è stato veramente bello e importante, soprattutto perché gli abbiamo dovuto correre dietro. La canna non ha ceduto un attimo, anzi tutte le sfurate del pesce le ha secondate in un attimo. Non è facile, no, perché è veramente in una posizione, non so neanche come anche fare. Secondo me lei sta facendo una fatica pazzesca. Assolutamente. Ogni tanto sale, sì, ma non si muove da lì. Prima mi ha inseguito, è posizionata veramente in un punto non semplice. Per fortuna quest'esca, come tocco l'acqua, va subito in rotazione, mantenendo comunque bene il fondo. Caspita, si è posizionata in un punto difficile. Aspetta che proviamo anche in questa mezza morta, oppure ancora anche dalla parte opposta. Eccola, bella, attenzione, eccola qua. Questo è anche un altro bel pesce, Se riesco a posizionarmi in questa parte morta d'acqua, questo è un bel pesce. Non molla la corrente, non molla la corrente. Non so neanche se ci sta in questo guadino, Vediamo un po'. C'è, preso. Una mediterranea spettacolare. No, quasi non ci sta nel guadino, L'esca. Questi ami sono fantastici, non permettono di recuperare senza slamare. Veramente un bel pesce. Guardate che una liurea spettacolare. Guardate che pesci che ci sono in Valtellina, ragazzi, spettacolari. Una liurea fantastica. Andiamo. Sarà mia per la prossima volta. Noi non ci diamo il nostro divertimento. Si vede che Mauro ha lo spirito delle gare addosso, non molla un secondo e a volte lo dobbiamo fermare perché sembra uno stambecco. No, ancora 2 volte, ma questa era bella veramente. Guarda. Madonna! Questa è bella, Vediamo un po' se riesco a domarla. Te la trascino qua, Marco? Dai. Sempre che si voglia far domare, perché questa sì, poi c'è anche un sacco di corrente, il fiume è cresciuto. Sì, ma è un pesce che è mostruoso, Guarda che riparte. Furiate, mamma mia. Eccola. Wow! Grandissimo. Che maiale. Questa è rotonda. Purché le condizioni siano difficili, perché questo aumentare del livello dell'acqua, acqua fredda, perché l'acqua, vi garantisco, è veramente fredda. Abbiamo i piedi nell'acqua, è gelata, quindi questi pesci tendono anche l'acqua fredda a rallentare l'attività di solito di questi pesci, ma sono in caccia in posti impensabili, in posti veramente impensabili, che anche loro secondo me fanno una fatica disumana a stare in acqua, perché devono vincere la forza della corrente per poter cacciare gli alimenti che gli porta giù. Direi che la giornata di oggi, con queste 4 catture, possiamo già essere contenti. Direi proprio di sì. Okay. Ora però continuiamo ancora per il fiume, vediamo cosa possiamo fare, però già potrei dire che l'obiettivo di oggi è stato raggiunto con questi 4 bei pesci portati a guadino.
Questa è una livrea completamente diversa, una livrea, sembra quasi una livrea di lacustre. Infatti ci sono pochissimi puntini rossi. Pochissimi puntini rossi, in realtà in alto abbiamo anche questo ceppo di trote che è classico dei pesci di risalita dal lago di Como. Qualche pesce è rimasto anche nella parte alta del fiume. Certo. Adesso con la costruzione delle nuove scale di rimonta che abbiamo fatto soprattutto nella zona di Ardenno, dove c'è lo sbarramento più grosso, ci sono pesci importanti che risalgono dal lago di Como. Nella zona in cui avete pescato ricordiamo in che Bassa questo Valle. qui sboccia il lago di Como e questi pesci fanno tutta la strada a risalire, un po' aiutati dalle vostre scale di rimonta, un po' con la loro forza, sfruttano anche queste condizioni di acqua alta per risalire il fiume e venire qua su a svernare, a caccia e a riprodursi. Ridiamo la libertà a questa fantastica cattura. Mauro, io oggi ho portato in pesca la Black Cross. La Black Cross è un top di gamma di Raptor, una canna strepitosa, carbonio Toray giapponese, manico touch, quindi si trasmettono tutte le vibrazioni dell'ondulante e gli artificiali in pesca. Ti invito a provarla, che magari vediamo anche il tuo parere, che sei un pescatore accannito della trota torrente, mi dai il tuo parere anche su questa importantissima canna fatta da Raptor. Non posso che provarla. Mauro invece utilizzava la nuova Phatos. La Phatos è una famiglia di 6 canne, 2 molto light dedicate al native, quindi a piccole trote in torrente con piccoli rotanti o minnow, e 4 canne dedicate al fiume. Mauro utilizza la canna con 24 grammi di casting, calcio lungo, in sughero, totalmente in sughero, anche perché vedete in questo caso il sughero è bagnato, ma si ha un'ottima presa da canna in pesca, è molto richiesto il sughero, quindi identifica un po' le canne a torrente proprio per questo fattore, mani bagnate per il release, per le trote, sia sempre un'ottima presa con la canna. Placca portamulinello in radica, una canna altamente performante, dotata di una bellissima schiena, e la vediamo anche nel video quando dobbiamo vincere questi grossi pesci e questa corrente, una canna veramente importante. È qua che ci serve una canna chiave della schiena per poter portare a guadino questi pesci importanti. Anelli con profilo K, quindi antigroviglio, lunghezze che variano da 6 piedi e 7 fino ai 9 piedi, quindi canne veramente belle e performanti dedicate alla trota torrente. Tutta assai, attenzione, che salto! Ma sotto i piedi, dietro il vaso era, spettacolo. Allora, io comincio a avere il dubbio che Mauro conosca questi pesci. Abbiamo detto che Mauro è veramente attivo, quindi... Altro bel pesce, livrea completamente diverso da quelle prese in questi giorni. Questa è una mediterranea, puntinata molto fine. Bella. Una bella puntinatura nera e rossa, sì, un bel pesce. Bello anche questo effetto giallino che c'ha su tutta la parte bassa del corpo, sulla parte dietro le branche, bellissimo. Io Mauro oggi ho utilizzato Niji Spoon, che è un ondulante molto compatto, quindi permette una buona lanciabilità, anche se quando ho bisogno di fare grandi lanci, anzi erano molti sotto braccio, con montato in coda l'Assist Native. Ricordiamo l'Assist Native è senza ardiglione, c'è versione con ardiglione, senza, nel caso mio avevo il barbless, quindi senza ardiglione, un amo molto importante che ci permette di vincere questi combattimenti. Il perché dell'Assist Native? Perché permette in questi 8 che fanno queste trote di seguirlo praticamente, non ha la rigidità dell'amo e aiuta a non slamarlo, quindi un consiglio che diamo un po' a tutti i pescatori trota, dove c'è la possibilità di sostituire l'amo con questo Assist Native, che è un amo morbido perché la parte posteriore ha un cordino di Dacron, quindi segue la trota in queste evoluzioni e evita di slamarsi. Nel caso tuo invece hai utilizzato il Crazy Minnow, ok? Il Crazy Minnow è un ibrido, ok? Quindi non è un minnow, non è un rotante, ma è tutte e due. Quindi ha una paletta caratterizzata da un bilanciere che entra subito in rotazione appena a contatto con l'acqua, una girella già montata in testa, quindi che permette di scaricare la trazione che il rotante manda, e un corpo di piombo che ti permette di stare a contatto col fondo. Perché oggi, Mauro, era fondamentale rimanere sul fondo. La bellezza di questi artificiali che ti dà la possibilità di utilizzare sia inizio stagione, quando magari l'acqua è più bassa e con meno corrente, e poi affrontare anche forti correnti come oggi quando l'acqua è salita. Certo, perché ricordiamo che sul fondo c'è un po' meno corrente, quindi loro fanno un po' meno fatica, magari sfruttano anche un qualche sasso o qualcosa per rimanere a ridosso e consumare meno energia. Ok, questa è un po' l'importanza di utilizzare questo artificiale oggi, che ricordiamo è una giornata non facile. Con questa portata d'acqua l'acqua si è scurita, si è alzati i livelli dell'acqua, quindi una giornata abbastanza difficile, ma è stata redditizia sicuramente.
che bello! Oh! Boh! Ma dov'era quella lì? Oh? Ah, non lo so, questa è un'altra. Guarda com'è gialla. Oh, che pesce. Madonna! Questa è bella, eh? Questa è bella. Marco non mi ci sta in questo guadino. Questa è un'altra. Ma che pesce? Mamma mia, che cammello! No. Oh. Mostri ne abbiamo? Spettacolo! Secondo me siamo 62, Qui siamo 63 adesso cm, vedi. dai 60 ai 65. Ma guardate la bellezza della testa. Guardate che fa il becco, guardate che beccone che c'ha qua. Mamma mia, Guarda che importanza. che pesce, che pesce. Anche la livrea è bella, è una puntinatura fine. Spettacolare. Questo è un bel pesce, un Pesce bel pezzo, importantissimo. veramente eccezionale. Poi Quadrato, così all'ultimo. quadrato all'ultimo dove abbiamo fatto questa buca all'inizio, non avevamo dato anche poca importanza all'inizio. Chiudere con una doppietta era una delle cose più belle al mondo. Fantastico, Anche perché direi. uno chiamava l'altro, quindi però avevamo tutti e due pesci in canna. Quindi direi che la puntata di oggi con questa bellissima doppietta della Valtellina possiamo chiuderla. E vi invitiamo a venire a pescare in Valtelline perché questi pesci sono in queste acque. Magari chiamate Mauro, gli chiedete un consiglio e venite in Valtellina perché è un posto strepitoso. Ciao a tutti!